immediatamente mi trovo davanti a un indice di questo libro, però mi accorgo che c'è una certa differenza di scrittura e anche di pergamene, perché questo indice in realtà è un indice che è stato messo dopo, e se noi ci prendiamo un pochino la briga di leggere tutte le festività e come vi dicevo anche i santi che vengono nominati, a un certo punto troviamo un signore che a Bologna è molto conosciuto perché si parla della festa di San Petronio. Tenete presente che ogni foglio, ogni bifoglio è un animale, perché quando si ricavavano le pergamene è un prodotto che viene appunto dagli animali, cioè la parte che poteva essere usata per scrivere della schiena di un animale. E poi andiamo avanti, arriviamo al testo vero e proprio e troviamo già una cosa moderna, un timbro a secco, un timbro. Che cosa ci racconta quel timbro? Ci dice che questo volume è stato presente nell'archivio, vedete qui, nell'archivio del liceo. È la vita di questo manoscritto. Seguitiamo il viaggio e ci accorgiamo che siamo di fronte ovviamente a un manoscritto musicale. Vedete che c'è un tetragramma. Noi oggi non siamo più abituati a vederlo perché noi oggi il nostro occhio vede sempre il pentagramma. Qui invece siamo di fronte a un tetragramma perché è il momento in cui ancora la musica sta elaborando una sua vita e quindi esiste il tetragramma e le notazioni sono queste note quadrate in nero. Il tetragramma è sempre in rosso. La bellezza di questo tetragramma, che come vedete è tutto perfetto, tutto nelle righe, è dato dal fatto che qui è stato con una punta a secco, sono state tirate delle linee e sulle linee poi è stato costruito il tetragramma. La prima operazione che facciamo è la pulitura a secco del volume, che si fa con i pennelli a setole morbide, facciamo la spolveratura e il tamponamento lungo i margini con questa gomma vulcanizzata che per tamponamento assorbe tutte le particelle di polvere, le impurità. Questo pennello è a setole molto morbide, non danneggia né la carta né la pergamena e serve per rimuovere meccanicamente polvere, impurità, particelle che si trovano all'interno del volume. La parte delle scritte e a maggior ragione delle incisioni bisogna fare molta attenzione, delicatezza, bisogna controllare se non spolverano, se non ci sono distacchi nei pigmenti, che in quel caso andranno consolidati. Queste sono pagine in pergamena che hanno preso probabilmente molta umidità, sono molto deformate. Questa pagina è molto danneggiata, è in pergamena anche lei. Qua vediamo dei tagli lungo il margine che andranno suturati con della carta giapponese o del velo giapponese. E qua vediamo dei danni notevoli da tarli che sono stati restaurati molto tempo fa. Questi sono vecchi restauri fatti con dei tasselli in pergamena che noi rimuoveremo facendo degli impacchi di tilose, di metilcellulosa, per poi riapplicare, se sono necessarie, delle toppe per colmare le lacune che noi faremo in carta giapponese. Probabilmente questi restauri potrebbero essere stati messi perché questo volume è molto rovinato dai tarli, è stato fortemente aggredito dai tarli nella parte inferiore. Cerchiamo di non intervenire con la gomma vulcanizzata sopra le scritte per non rischiare di rimuovere parti di inchiostri. Si interviene solo sui margini, che è anche la zona più polverosa. Quindi questa semplicemente faremo la spolveratura a secco. Non ha perdita di materiale. Qua vediamo una miniatura che presenta un problema di distacco dei pigmenti e andrà consolidata. Quindi questa la spolveriamo ancora più delicatamente per non rischiare di perdere la foglia d'oro. Per
vedere come sono importanti questi manoscritti, la decorazione. In questo caso siamo di fronte a una decorazione molto ampia, vedete che addirittura dalla lettera, perché in realtà è una lettera ornata, una lettera molto ornata, e con tantissimi colori, multicolore, con oro, e quindi l'oro indica sempre una certa importanza. Improvvisamente dall'interno di questo riquadro viene fuori tutta una serie di racemi, di foglie, di fiori che vanno a occupare tutto il margine lungo di questo manoscritto. La lettera principale, ma questa cosa è particolarissima, anche la seconda lettera della parola è stata miniata, quindi vedete che è più piccola, fondo oro invece che multicolorato, sempre con disegni e sempre appunto con questo sistema. Queste iniziali filigranate rosso e blu, che erano normalissime, potevano essere un po' più grandi, un po' più piccole, però diciamo che nei codici medievali li troviamo sia nei codici liturgici sia nei codici normali. Abbiamo un manoscritto in pergamena, improvvisamente al tatto non ci ritornano i conti, perché questa non è pergamena, questa è carta, e soprattutto il copista non è lo stesso. E questo è stato inserito, vedete? Questo è stato totalmente inserito, perché si è deciso di avere una parte in più. In questo caso l'immagine appunto è quella di Giobbe e quindi si racconta la storia di Giobbe, perché in questo momento il manoscritto ha avuto un'evoluzione. Qual è l'evoluzione? Che non abbiamo più le iniziali filigranate che servono soltanto a dare un po' la bellezza della pagina, ma abbiamo il momento in cui la miniatura si compatta col testo e racconta il testo che le è vicino, quindi il testo che l'accompagna. Quindi è una forma appunto anche di entrare molto dentro al testo. Il gusto è particolare, guardate la bellezza di questa miniatura. Sapete cosa sono questi 3 oggetti? Sono delle bare funebri, perché c'è appunto la liturgia legata a questo periodo della Chiesa. In questa fase si procede al distacco dei restauri regressi, come in questo caso si fa un tentativo per distaccarli a secco, l'ausilio del bisturi, un restauro antico della pergamena fatto con una cucitura che non si ripropone ora ma si lascia testimonianza storica. Per ammorbidire la colla si applica una metilcellulosa impacco. L'impacco agito, la carta si stacca più agevolmente. Questi rattoppi venivano fatti con delle carte di recupero o pezzi di pergamena di recupero, in questo caso. In questo caso abbiamo necessità di consolidare questa parte dove c'è una piccola lacuna e fare una toppa in questa parte dove c'è una lacuna un po' più grande. Risarcimento delle lacune con carta giapponese. Verifico che la mia sagoma va bene. Ecco, ora si lascia asciugare, poi si procede a fare la stessa operazione sul verso del foglio. Procedo ora a fare una seconda toppa, sagomando con il punteruolo la lacuna, creando quindi una sagoma precisa che corrisponde alla lacuna sulla carta, in modo che diventi una doppia toppa per raggiungere lo spessore dell'originale. Durante
lo studio comunque dei coralli, soprattutto durante la pulitura a secco, abbiamo notato che in alcuni punti sono presenti delle pagine mancanti, nel senso che sono state lasciate una piccola parte vicino alla alla cucitura e sono state rimosse tramite taglio con taglierino, andando anche a incidere la pagina precedente, come in questo caso è presente una lunga fenditura del supporto pergamenaceo ancora presente. Quindi nella fase di restauro abbiamo risarcito questi tagli con carta giapponese spessa da entrambi i lati del taglio, in modo che anche le parti rimanenti non andassero a fare gioco ricreando il taglio. Oltre alla rimozione di intere pagine, in alcuni casi sono state ritagliate le singole miniature, come in questo caso è evidente la mancanza di una miniatura o un capolettera. E cominciamo a fare un viaggio sulla legatura. Beh, la prima cosa che pare evidentissima è che qui effettivamente hanno riusato un codice e questa era una cosa normalissima, cioè diciamo che in tutte guardie e controguardie, in tutte le legature, se andate negli archivi praticamente tutte le legature d'archivio sono fatte così, i codici che non venivano più letti, non venivano più sentiti, erano incompleti, erano mutili, venivano presi e venivano usati come rinforzo delle legature. Poi chiudiamo la legatura e vediamo tante cose. Assi di legno, pelle per rivestire le assi di legno. Anche qui abbiamo dei fregi, delle impressioni a secco perché appunto sia più bella la legatura, e poi vedete tanti elementi metallici. Alcuni sono, come li abbiamo già visti, sono i cantonali perché servivano a proteggere gli angoli, in questo caso li vediamo. Anche qui troviamo il discorso delle bindelle. Questa è una bindella. A che serviva? Facile a legare il codice. Per quale motivo? Perché vedete che i codici la pergamena tende comunque a fare in modo che il libro non rimane chiuso e quindi tende un attimino ad aprire. Per evitare questo sistema, l'unico sistema era quello di legare con le bindelle. Questa legatura ci permette anche, è già diciamo rotta perché altrimenti non l'avremmo fatta assolutamente, ci permette di vedere che i nervi, il dorso ha dei nervi che sicuramente erano decorati anche se adesso non si vede più, che corrispondevano ai nervi in pelle allumata che servivano per la cucitura, perché ovviamente tutti i fascicoli vengono cuciti intorno a questi nervi con un sistema che per i restauratori è normalissimo, e fino a che arrivare al capitello che serve a tenere diciamo, la legatura e fa il dorso e la testa. Quando il manoscritto veniva posto sullo scaffale o veniva posto sul leggio, il fatto che ci sia del materiale metallico, degli elementi metallici, servono anche a evitare che ci sia appunto questo processo per cui la pesantezza fa sì che le pagine vadano verso il basso. Questo insieme di elementi che sono stati tutti asportati da questo codice nel momento in cui si è provveduto al restauro delle carte di questo codice, e tutti elementi che appunto non potranno più essere utilizzati nel codice e riapplicati. Prima in genere erano cose che venivano buttate via perché ormai giudicate di nessunissimo interesse, e invece sono importantissime per la storia di questo manoscritto. Durante questa fase si procede con il distacco delle controguardie. In tutti i volumi sono con supporti in pergamena e sono incollati ai piatti in legno della legatura. Ci si inserisce con una spatola molto sottile, cercando un'apertura già distaccata, e si procede lentamente, anche perché ormai la colla è praticamente degradata e secca, e quindi il distacco avviene abbastanza
semplicemente. Dopo il distacco a secco si procede con la pulitura sia a secco che a impacco del supporto in pergamena. A secco si fa tramite un bisturi e si rimuovono le incrostazioni superficiali. Dove necessario si procede tramite impacchi per la rimozione dei residui di colla, riportando così la superficie del supporto priva di tensionamenti. Questa è una controguardia distaccata, pulita e spianata. Questo lato era quello che aderiva al piatto in legno e presentava anche delle parti manoscritte con delle miniature, mentre l'altro lato appunto era di riciclo e presentava delle parti manoscritte con un testo. In seguito allo spianamento questi supporti verranno foderati con carta giapponese di medio spessore e colla d'amido, in modo da ricostruire comunque la struttura per risarcire le lacune dovute ai fori da tarlo e in seguito per comunque creare distacco tra la pergamena e l'asse in legno. Per tantissimo tempo si è sempre pensato che il canto della Chiesa, il canto della liturgia, il canto liturgico fosse riservato ai monaci. Ebbene, non è così. Questi codici, questi 5 manoscritti liturgici, ben 3 vengono da monasteri femminili, il che vuol dire che in realtà le monache studiavano la musica, cantavano, componevano pezzi. Del resto Hildegard di Bingen è stata una dei grandi compositori, ma soprattutto che c'era un'attività musicale all'interno tutta e solo per le monache. Questo è stata una cosa molto importante perché ha aperto una nuova visione, esattamente come si crede sempre che gli amanuensi siano sempre stati degli uomini, e non è così, perché anche le donne erano amanuensi, anche le donne facevano le miniature, e questo è una cosa che è venuta fuori dove? Dalle miniature, signori, perché vedendo alcune miniature, studiando le miniature, a un certo punto si sono viste anche delle donne che scrivono, che miniano, che leggono, e quindi che era un universo che faceva parte di questa stessa cultura.